Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di giugno 2000. Grazie. Abbiamo il mago, amici del Toro. Bene, il mago è una carta di nuovi inizi, si parla di qualche cosa che potreste concretizzare voi, potrebbe essere una nuova idea, un nuovo inizio lavorativo, l'inizio di un nuovo progetto, semplicemente anche ehm, l'inizio di un nuovo tipo di vita, di un nuovo stile di vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere che energia c'è disponibile. Queste poi sono letture generali, quindi possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e vi darò poi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Ragazzi, partiamo da una torre. 3 di coppe. 2 di coppe. 5 di coppe. 8 di spade. La luna. E 9 di bastoni. Allora ragazzi, devo dire che con questa torre si parte da una disillusione. Potrebbe essere un momento che avete già vissuto a fine maggio, potrebbe essere un momento che vivrete a inizio giugno, però ho come la sensazione che sì, ci sarà come un crollo di qualche certezza, qualche tipo di idea che voi avevate potrebbe crollare. Potrebbe anche essere un fatto imprevisto che destabilizza, quando c'è la torre, è sempre un po' un terremoto che arriva nella nostra vita. Andiamo a vedere. Normalmente non è mai indolore, ve lo dico, così vi preparate psicologicamente, vi attrezzate di cioccolata, di tutto quello di cui avete bisogno per tirarvi sul morale. Allora, abbiamo un 2 di bastoni e un cavaliere di pentacoli. Datemi 2 carte per il 3 di coppe. 7 di bastoni. E 5 di spade. Allora, vi devo dire che quando ho tirato giù le carte, la prima impressione è che sia un qualche cosa riguardo una relazione romantica. Ma siccome non risuonerà per tutti, potrebbe essere anche una questione legata ad un gruppo di persone, ho come questa sensazione. Potrebbe essere lavoro, visto che comunque si è girata questa carta, ok? Il punto qual è? È che c'è come questa sorta di disillusione. Allora io, eh, perché poi mi perdo a fare troppi esempi. Va bene, comunque proviamoci. Se fosse la relazione romantica, qui è come se poteste venire a sapere che l'altra persona, questo cavaliere di pentacoli, ha due, sta gestendo due relazioni e qui mi spiegherei questo 3 di coppe, no? E il fatto che comunque ci siano come un vostro difendere la situazione, magari siete voi che siete in una relazione a tre, cioè che siete voi che avete due pretendenti. C'è tanta confusione comunque con questo 5 di spade e direi che siete abbastanza sulla difensiva. Qualcuno ha come la sensazione ehm, che parli poco, che dica poco di sé per non farsi beccare. Andiamo a vedere questo 2 di coppe, perché qui ho l'idea che voi vogliate
questa persona. Uff, 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 uff. Cavaliere di coppe, regina di coppe, morte. È come se voleste un capitolo nuovo in questa relazione o in questa situazione, se fosse per voi il discorso del lavoro, per esempio. Se fosse il discorso del lavoro, qua ci potrebbe essere una disillusione per quello che riguarda o un ruolo o uno stipendio, una paga, un qualche cosa per lo stile, oppure ci potrebbe essere più competizione di quella che voi pensavate. È come se ci fossero dei partecipanti in più a questo progetto che voi non avevate considerato. E con questo gruppo di carte sento che comunque avete voglia di qualche cosa di definito, mi viene da dire. Ed è come se aveste voglia di un nuovo capitolo in questa relazione. La morte mi parla di rinascita, è come se si volesse far rinascere questa relazione affettiva, lavorativa o di gruppo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 2 di pentacoli e la stella. È come se qualcuno non volesse perdere o questo progetto o questa relazione. C'è come il desiderio, mi dicono, era l'uomo perfetto, era il ragazzo ideale. Però ho anche la sensazione che qualcuno sia cosciente di non poter restare in questa relazione, perché quando si sta nelle relazioni a tre ci si accontenta delle briciole. Andiamo a vedere l'otto di spade. Sì, è un po' come, no, ok, non si può fare altro che rimanere amici o... È come se non si volesse perdere l'amicizia anche, soprattutto se è una relazione di amicizia con divertimento. È come se quando vi accorgete che questa persona ha un altro partner, un altro socio in affari o cose di questo genere, la cosa non vi andasse tanto bene, ma sentiste che non potete fare diversamente perché c'è il rischio di perdere comunque l'amicizia, il contatto, il lavoro o la relazione, insomma, con questa persona. Andiamo a vedere la luna. Nove di bastoni e fante di spade e cavaliere di spade. 9 di bastoni ce l'avete già qui, eh. Ragazzi, io qui ho la sensazione che siate voi che non vogliate vedere qualcosa, non vogliate accettare qualcosa. Qui con il 5 di pentacoli qualcuno potrebbe aver sviluppato una sorta di dipendenza nei confronti di questa persona e vi dirò di più. Ci sono certi coach, youtuber, che pubblicano video del tipo come conquistare una donna o cose di questo genere, o come conquistare un uomo, è lo stesso. Io parlo al femminile perché sono donna, lo dico spesso. Comunque, e suggeriscono questa tecnica di scrivere un messaggio al giorno per almeno 21 giorni. Perché? Perché in 21 giorni, ragazzi, è il numero di giorni in cui qualsiasi abitudine si prende, buona o cattiva. Dopo il 21esimo giorno, al 22esimo, quando la persona non scrive il messaggio, quella che era abituata a riceverli dice: come mai? Oggi no. Che cosa è successo? E allora è la persona che scrive, dice: ma stai bene, non stai bene? Ed è una delle tecniche di aggancio che usano i narcisisti. Quindi state all'occhio se c'è questa persona che vi ha abituato ad un certo tipo di comportamento giorno per giorno e poi di punto in bianco cambia. Fate attenzione perché potrebbero esserci come dei ganci energetici. Questa qui è una carta di carenza, come se... come vi posso spiegare? È una carta che parla di perdita economica e chi di solito non ha soldi dipende dagli altri per sopravvivere, ok? Quindi in quel senso. Siccome
potrebbe essere anche una situazione lavorativa, come vi ho detto. Qui ho l'idea che o qualcuno abbia paura di perdere il lavoro o abbia paura di perdere l'amicizia, visto che comunque ehm, c'è il sole. C'è come l'idea di non poter far diversamente rispetto a questa scelta del 2 di bastoni che diciamo è presente all'inizio di giugno. Però qui ho come la sensazione che qualcuno non voglia vedere, cioè l'otto di spade è una carta che parla di molta negatività, di pensieri negativi, di qualcuno che nega. È una carta negazionista, negazionale, non lo so come si dica. Comunque è una carta che indica che qualsiasi cosa vi venga detto, no, ma non è così, no, ma figurati, guarda che ho già provato, no, ma questo, no, 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 no. Sapete, signor no, non posso farlo perché mi succede questo e non posso farlo perché c'è questo impedimento. Sono scuse, ragazzi, sono scuse che ci raccontiamo quando non abbiamo la forza o il coraggio o quello che è magari le risorse di affrontare un certo tipo di decisione, cambio, azione e per quello che qui sento che comunque anche questa luna è un po' pesantuccia. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché qui il consiglio bello e buono è di proteggervi, perché tutto questo movimento vi stancherà abbastanza, quindi devo dire che probabilmente i primi 15 giorni di giugno sentirete la stanchezza. Allora abbiamo un fante di spade, un 6 di bastoni e una regina di spade. Guardate, io sento che qui ad un certo punto deciderete di mettere delle barriere. Mi parlano di ultimatum, quindi per qualcuno potrebbe essere un ultimatum tipo, senti, o si comincia in un modo bello dove si possa concretizzare qualcosa, oppure con questa regina di spade, ragazzi, sento che molti taglieranno. Qui si alzano le difese, eh? È un po' come se qualcuno dicesse no, basta, io non posso andare avanti con questa sofferenza, con questa carenza. 5 di Pentacoli mi dice che qualcuno si accontenta di quello che arriva, si accontenta di quello che c'è. Però no, no, non è così. Perché comunque anche voi meritate il meglio, che sia una situazione lavorativa, che sia una situazione romantica, c'è bisogno di mettere delle regole. Perché poi guardate, comunque avete un 6 di bastoni, questa vostra attitudine della determinazione nell'ottenere quello che volete vi porterà comunque ad essere riconosciuti. E tenete presente che la regina di spade è una di quelle carte che dice, ok, tu mi servi, stai con me, tu non mi servi, puoi rimanere indietro. È una che trancia, taglia senza troppi sentimentalismi quello che non serve per la propria evoluzione personale. Che siano amici, che siano lavori, che siano relazioni. Fatemi sapere poi a che cosa fa riferimento questa torre per voi. Comunque, la carta del mago io qui la sento molto come un che cosa state concretizzando, cosa volete concretizzare, cosa desiderate, in che situazione siete e che cosa vi piacerebbe ottenere e poi in realtà cosa vivete, come vivete quello che ottenete in realtà, diciamo. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Motivazione. È come se aveste bisogno di un input, di una spintarella, ragazzi. Allora, questa fatina fa riferimento al fatto che in inverno, che diciamo è un periodo di raccoglimento, un periodo dove si sta in casa, per legge di natura, no? Nel senso che la natura va in riposo e di conseguenza anche poi il nostro corpo ci sono anche meno ore di luce, perlomeno qua dove vivo io, in Europa. Ed è un modo di
fare un po' un succede anche con, non so, intorno a Capodanno, per esempio, io lo faccio spesso, si fa una sorta di pulizia del passato e si vede che cosa mettere in piedi per il futuro. E l'inverno è un periodo buono per tenere in caldo, per gestare, per pensare, pianificare. E questa fatina vi dice: l'inverno ormai è passato, sta arrivando la primavera ed è ora di iniziare a fare qualche cosa in modo determinato per manifestare quello che hai desiderato fino ad adesso. Wow, bellissimo messaggio. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. La guida divina. Sono divinamente guidata. Qui avete anche la stella, tra l'altro. Però è una carta numero 2 e avendo l'occhio qui, a me ricorda molto la sacerdotessa. È un po' come se vi dicessero di fidarvi delle vostre intuizioni, che non è l'istinto, perché l'istinto arriva dalla pancia, da qui. L'intuizione arriva da qui, ok? Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili nelle playlist Lilla, se volete sapere di che cosa parlo. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!